Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere quante carte e quali sono le carte che possiamo ottenere su crypto.com e quali sono i vantaggi nel detenere queste carte di debito ricaricabili sul circuito Visa. Andiamo a controllarle insieme dopo la sigla. Vedere insieme quali sono le carte di crypto.com e quali vantaggi hanno per gli holder del token CRO. Allora, innanzitutto le carte prepagate appartengono al circuito Visa e sono collegate alla piattaforma di exchange crypto.com. È uno strumento che è stato creato per permettere a tutti coloro che hanno un account su questa exchange di gestire al meglio le proprie monete digitali, sfruttando la possibilità di incrementare i guadagni eventualmente con il cashback e al contempo poterli utilizzare in maniera concreta per pagare nei negozi fisici e nei negozi digitali. Allora, la carta prepagata, la carta è una carta prepagata a tutti gli effetti. Questo vuol dire che ha un saldo indipendente da quello del conto, che dovrà essere ricaricato volta per volta al fine di renderla idonea per gli acquisti. Infatti sarà possibile concludere una transazione quando all'interno della carta sono presenti i fondi necessari. Ciò che rende differente questa carta prepagata rispetto ad altre versioni è comunque la possibilità di utilizzare le proprie criptomonete presenti nel wallet della piattaforma di crypto.com per completare le transazioni. Come vedete in sovraimpressione ci sono 5 categorie di carte. La prima, quella sulla destra, è il Midnight Blue, dove non è necessario per ottenerla, non è obbligatorio mettere in staking dei CRO. Per quanto riguarda la versione rossa sarà necessario disporre di almeno 5000 CRO. Per quanto riguarda la viola e la verde il tetto da raggiungere è quello di 50.000 CRO e per la white e la rosa gold sono necessarie 500.000 CRO. Quella più esclusiva è la versione black, che si può ottenere con 5 milioni di CRO depositati. Guardiamo tanto i vantaggi, facciamo la comparazione senza staking di CRO, quindi senza i benefici. Vediamo le rewards del cashback che partono dal 2%, 1,75, 1,5, 1 e 1. Se noi mettessimo in staking CRO, come potete vedere, i benefici aumentano dall'8% per quella nera fino ad arrivare al 5, 3, 2 e l'1% sempre con quella base. In più, come vedete, cambiano anche altri tipi di benefici. Noi possiamo avere Netflix, Spotify, Prime, degli sconti su Expedia, fino alla tessera rossa, che è il secondo step. Noi possiamo avere tutti questi vantaggi. Ovviamente quella più vantaggiosa è sempre la nera, ma ormai è diventato quasi impossibile detenere tutti quei CRO in staking, perché il CRO fortunatamente per chi la holda ha preso veramente tantissimo valore. Andiamo a vedere il limite delle carte. Possiamo vedere che il limite mensile di prelievo è 1000 USD, quindi $1000 per la versione nera, la versione bianco ghiaccio e rosa, 800 per la green e per la viola, 400 per la rossa e 200 per la base. Per quanto riguarda la ricarica ci sono due modi sostanzialmente. Dal wallet fiat, quindi nel nostro caso in euro, si potrà utilizzare il portafoglio reale presente sull'applicazione e trasferire con un semplice clic il denaro sulla carta. Per ricaricarla invece con le criptovalute basterà dall'elenco delle 50 al momento criptovalute presenti all'interno della nostra dashboard di crypto.com e andare a scegliere quelle che si vogliono accreditare sulla carta. Una volta confermata l'operazione, la moneta
da noi scelta sarà trasformata nel suo controvalore reale ricaricando la carta crypto.com, tutto in un unico passaggio. Per richiedere la carta non ci sono nessun costi ovviamente per la blu, perché non abbiamo niente da mettere in staking, mentre per le altre il costo, anche se poi non sono spesi ma sono detenuti nello staking, comunque dobbiamo mettere da parte dei CRO. E in caso di estinzione il conto verrà richiesto un pagamento di 50 euro in caso di chiusura della carta prepagata. La stessa importo, quindi di 50 euro, vi potrà essere richiesto qualora vogliate magari ad esempio passare dalla blu alla rossa o dalla blu alla viola, quindi facendo l'upgrade della carta vi vengono chieste questi 50 euro di costo. Un aspetto che ha suscitato numerose recensioni positive è il fatto che il trasferimento delle criptovalute non prevede nessun costo. Questo vuol dire che se si posseggono 50 euro in Bitcoin, Ethereum, Litecoin o Stellar, per citare alcuni prodotti conosciuti, quando si deciderà di trasformarli in moneta fiat si otterrà sulla propria carta l'importo esatto senza applicazioni di spread o di commissioni. Per quanto riguarda l'utilizzo, come abbiamo detto, la carta prepagata di Crypto.com gira sul circuito Visa e quindi è accettata da oltre 40 milioni di esercenti in tutto il mondo. Permette di utilizzare questo strumento per qualsiasi tipologia di acquisto. Per quanto riguarda la sicurezza, la carta di Crypto.com segue la stessa mission dell'azienda, quindi prevista per tutti i servizi offerti del sito, quindi dobbiamo dire che è veramente sicura. Può essere considerato un prodotto di pagamento, direi sicurissimo per quanto riguarda l'utilizzo sia della moneta fiat che delle criptovalute in sé. In caso di furto o smarrimento o di anomalie si potrà bloccare qualsiasi funzionalità della carta attraverso l'applicazione. Basterà accedere al servizio e digitare il pulsante freeze. In questo modo nessuno potrà utilizzare i fondi presenti all'interno di questa carta e del nostro wallet. Qualora si fosse certi di aver subito un furto, di averla smarrita veramente, si può contattare il supporto clienti all'indirizzo contact@crypto.com oppure utilizzando direttamente l'app per segnalare l'evento. La carta in quel caso lì verrà definitivamente bloccata. Per quanto riguarda il freeze, è la prima cosa da fare, ma qualora voi troviate la vostra carta senza darla a richiedere un'altra, potete di nuovo sbloccarla con un semplice click. Una volta bloccata completamente, entro 15 giorni dal blocco, sarà necessario inviare al servizio clienti la documentazione relativa alla denuncia, in cui dovrà essere specificato esattamente il numero della carta e l'intestatario. Per ottenere il saldo presente su di essa sarà necessario fare richiesta di un'altra tessera e la tessera nuova che ci verrà inviata sarà caricata con il nostro intero saldo al momento del furto, dello smarrimento. Siamo arrivati anche per oggi alla fine di questo breve video. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di unirvi alla nostra community Telegram, nonché di condividere i miei lavori per darmi una mano a farmi conoscere. Grazie di cuore ragazzi per l'attenzione, ci vediamo domani.